come state? Spero tutto quanto molto bene. Io sto bene, grazie per avermelo chiesto. Questa sera video tag, ma prima di cominciarlo vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale e vi va di sostenermi con una piccola azione a costo zero, beh, iscrivetevi. È un piccolo gesto per voi, ma è un grande gesto per il canale. Allora, come vi dicevo poco fa, questa sera video tag. Si tratta del video tag Il mio carattere, creato da Stanley ASMR World, e io sono stato taggato da Feffe ASMR, che saluto e ringrazio per avermi taggato. Sostanzialmente sono 9 domande relative un po' al carattere e direi di cominciare. Farò questo tag in compagnia della mitica banconota, forse l'avrete notata nella copertina del video. Visto che è un po' di tempo che non la tiravo fuori, ho detto ma sì, è l'occasione giusta. Allora, la prima domanda è: qual è il tuo punto forte? Allora, ci ho pensato un po' a questa domanda, sarò onesto, è una di quelle a cui ho pensato, e credo che il mio punto forte, che in realtà si rivela essere anche un po' un punto debole, è il fatto che forse emotivamente sono molto generoso, sono sempre molto disponibile con le persone ad aprirmi, a cercare di aiutarle, e questo, dicevo, può essere magari anche un difetto sotto un certo punto di vista, perché spesso capita che poi magari qualcuno se ne approfitti, no? Se ne approfitti del fatto che tendenzialmente cerco di aiutare, di fare il possibile per far star bene gli altri, no? Al massimo delle mie possibilità, e quindi sì, insomma, magari capita che qualcuno se ne approfitti, però di base credo che sia una cosa bella, no? Il voler cercare sempre di vedere il buono nelle persone, pensare che siano sempre tutti buoni quantomeno, e fare il massimo per aiutarle. Insomma, poi sapete che io sono un sostenitore del karma, ce l'ho qui così tatuato. Beh, questa è la rappresentazione che io gli ho dato, ve lo dico sempre, non so se ha un simbolo particolare, e quindi alla fine penso sempre che se faccia del bene mi tornerà del bene, e quindi sì, per racchiudere, questo sarà di nuovo un video lunghissimo, me lo sento, per racchiudere qual è il mio pregio, ecco, potrei dire che il mio pregio è appunto quello di essere molto generoso emotivamente, e cerco sempre di aiutare il prossimo, ecco, questo è il mio punto forte, non il pregio, era punto forte. La domanda 2 è: ci sono dei momenti in cui cambieresti parte del tuo passato? Beh, assolutamente sì, ma penso che tutto sommato tutti quanti, no, abbiamo dei momenti che vorremmo cambiare. Io, diciamo, potrei collegarmi a quanto detto nel primo punto, e magari se ora tornassi indietro, sempre avendo la coscienza di quello che è stato, magari mi tirerei indietro un pochino prima con certe persone per non dare tutto e ricevere poi un pugno in faccia, ecco, pugno in faccia non reale, insomma, ma avete capito, un pugno in faccia emotivo. Ed è una situazione che purtroppo mi è capitata più di una volta, e nonostante ciò non ho ancora imparato, continuo a voler vedere il bene e il buono nelle persone, ve lo dicevo poco fa. Quindi sì, potessi tornare indietro sicuramente cambierei qualcuna di queste situazioni, magari non tutte, perché alla fine penso anche che se sono la persona che sono oggi, con pregi e difetti, è anche merito di tutte le situazioni che ho vissuto, no? Magari non le avessi vissute, chi lo sa, magari oggi sarei una persona diversa, una persona che mi piace meno, e tutto sommato come persona mi piace a sufficienza, quindi va bene anche così. La terza domanda è: sei mai stato messo alla prova da qualcuno parlando di pazienza?
mi capita sovente. Io devo dire, non lo so, ho su determinate cose penso dei margini di pazienza parecchio elevati, tipo sul lavoro, insomma, devo necessariamente avere una pazienza piuttosto elevata avendo a che fare con i clienti, perché se perdessi la pazienza tutte le volte che potrei perdere la pazienza sul lavoro, probabilmente perderei anche tutti i clienti e non è consigliabile. E poi invece ci sono altre situazioni, e spesso questo capita nelle amicizie, in cui magari sono messo veramente alla prova, quando magari discuto con qualche amico. Peraltro io dico sempre che discuto anche con i sassi, cioè potrei letteralmente discutere anche con i sassi, ne sarei in grado e prima o poi capiterà, e mi dà in testa in una maniera pazzesca e perdo la pazienza quando magari si sta discutendo dell'argomento A e la persona che hai di fronte non sa più come rispondere, perché magari l'hai messa alle strette, no? Di fronte alla verità, quando naturalmente magari sono nel torto, perché chiaramente le cose possono anche essere invertite, e l'altra persona, allora, siccome non sa più rispondere alla questione A, tira in ballo una questione B che non c'entra niente, e io parto tipo, mi parte l'embolo, dico ma cacchio, stiamo parlando di un'altra cosa, perché devi tirarne in ballo un'altra? No, soffermati su quella, l'altra poi ne parliamo se ti va, tanto hai torto anche lì. E lì sì, perdo un po' la pazienza, so che è un po' immaturo in effetti, però alla fine ognuno è fatto come è fatto, e io sono fatto così. La domanda 4, ce l'ho tutte sul telefono, non me le sono scritte altrove. Ti reputi una persona paziente? Ecco, diciamo che in parte ho già risposto a questa domanda nel punto 3. A volte sì, a volte no. Se devo fare un bilancio delle volte, forse più no. Sono una persona poco paziente, ma sono una persona forse poco paziente in tutto nella vita, no? Anche non solo con le persone, cioè vi faccio l'esempio un po' scemo che forse può rappresentare molti di voi. Cioè, se io ordino qualcosa online, so che qui ora si parla di pazienza diversa, ma se io ordino qualcosa online, cioè io inizio a fare il controllo del tracking tipo 3 secondi dopo che so che non l'hanno spedito, non può essere in consegna, non può fisicamente, ma inizio a fare il controllo. E insomma, oppure quando magari mi metto in testa qualcosa, che voglio qualcosa, lo voglio subito, non sono uno di quelli che dice ok, con calma, un po' alla volta riuscirai, o che ne so, lo fai settimana prossima. No, assolutamente, se mi viene in mente qualcosa lo faccio tipo subito. E insomma, ogni tanto potrebbe essere più utile soffermarmi, ragionare a sangue freddo e poi fare le cose, no? E invece no. E anche qui con le discussioni, come vi dicevo prima, che discuto anche con i sassi, probabilmente per questo, perché tante discussioni sono inutili, e probabilmente se fossi più paziente non ci sarebbe neanche da discutere con le persone, perché riuscirei a dire ok Luca, non sei perfetto tu, non sono perfetti gli altri, non pretendere, insomma, l'impossibile, no? E quindi sì, diciamo che forse sono una persona con una pazienza altalenante, più non paziente che paziente, quindi vabbè, va così, va così. Poi, domanda 5, e nel mentre bevo anche un sorso di acqua nella mia super tazza. Ve ne avevo parlato nell'ultima live per i 20.000 iscritti, finalmente è arrivata, è stupenda, non trovate? A me piace da matti, ed è stampata anche molto bene, non so se riesco a farvelo vedere, nonostante i riflessi delle luci, mi piace un sacco. E nel caso la trovate qua sotto nel merchandising su Teesprings, insomma c'è anche molta altra roba. Diciamo che il suo compito lo fa, è una tazza, tiene i liquidi, non li fa cascare, quindi approvata totalmente. Ok, dopo il mio abbeveraggio e marchettaggio, che ci sta sempre ragazzi, passiamo alla domanda numero 5. La domanda numero 5 è: quando hai momenti di malinconia, cosa fai per sentirti meglio? Allora, qui bisognerebbe fare un video tipo dedicato alla questione. Io
so se è una questione caratteriale, se... boh, non ho idea, ma tendo a essere molto malinconico, tendo a essere una persona che rimugina molto sul passato, sulle cose che non sono andate nel verso giusto, e tendo sempre anche a soffermarmi molto su quelle che non sono andate nel verso giusto rispetto alla moltitudine di cose che invece sono andate come dovevano andare nel modo corretto, e questo mi fa sfociare spesso in una malinconia in cui magari penso a situazioni passate in cui stavo bene, dico poi però ho fatto quella scelta del cavolo, magari non l'avessi fatta, insomma sono spesso malinconico, effettivamente è vero. E in realtà quando sono malinconico, per stare meglio non faccio assolutamente nulla, perché tutto sommato, sarò onesto con voi, brutalmente onesto, non mi dispiace stare un po' in quel mood malinconico. Certo, stare bene è tutta un'altra cosa, ma quando mi capita, non lo so, mi crogiolo un po' nella mia malinconia e credo faccia anche bene ogni tanto. Certe situazioni vanno affrontate un po' con calma, avere la pazienza di affrontarle senza lanciarsi subito oltre, perché penso che così non la superi in realtà, no? Cioè se io magari dicessi ok sono malinconico, boh, non pensarci, vai oltre. Penso che quella malinconia magari tempo un paio di ore o un paio di giorni mi torna subito a galla, e invece magari se me la vivo la metabolizzo un po' meglio e poi magari non dico che non mi ritorna, ma magari mi ritorna dopo delle settimane o dei mesi. Se capitasse magari dopo anni anche meglio, però insomma l'ho elaborata. Quindi sì, in realtà quando sono malinconico mi tuffo dalla testa ai piedi nella malinconia per viverla fino in fondo, e non lo so, credo sia un modo, nel mio caso, corretto di elaborare queste emozioni, queste situazioni emotive. Sicuramente poi molte altre persone diranno no, assolutamente non è da fare, o non lo farei mai perché me la porterei avanti per dei giorni. Nel mio caso invece faccio così, insomma, boh. Datemi anche voi i vostri feedback, come fate, perché magari mi lanciate qualche indicazione utile che posso sfruttare anziché crogiolarmi nella mia malinconia, e insomma che mi permetta di superarla, non in modo magari eccessivamente rapido, ma comunque superarla. Quindi fatemi sapere, fatemi sapere. Sto dando delle risposte che spero siano abbastanza azzeccate rispetto al contesto del tag, mi auguro. Domanda 6. Nel passare del tempo, pensi di essere cambiato? Se la risposta è sì, in cosa? Allora, mentre bevo un altro sorso d'acqua, ragazzi, perché oggi mentre registro questo video fa un gran caldo, ho le luci puntate contro e mi sto tipo sciogliendo. Allora, se nel corso del tempo sono cambiato, beh, spero, mi auguro di sì, perché altrimenti sarei fermo quando avevo 4 anni tendenzialmente, no? Anche se in passato una mia amica mi diceva alla fine rimaniamo tutti come quando abbiamo 4 anni, solo fingiamo di essere diversi, di essere cresciuti. Una teoria interessante, ma penso di essere cambiato. Fatemi rileggere un attimo la domanda perché ho paura di essermene perso un pezzo. Se la risposta è sì, in cosa? Ok, beh, sicuramente, nonostante io continui a, collegandomi alla domanda 1, a vedere il buono nelle persone, sicuramente nel corso del tempo sto imparando ad andarci un pochino di più con i piedi di piombo. Non dico che è un cambiamento che avviene dal giorno alla notte e in modo così netto, perché insomma no, assolutamente no, ma penso un po' alla volta di star tirando su, diciamo, una piccola corazza, non necessariamente spessa, ecco, è facilmente abbattibile, ma diciamo faccio un po' da filtro, ecco, non io ma la corazza fa un po' da filtro a tutte quelle persone che magari arrivano e in qualche modo magari non arrivano magari con cattive intenzioni, ma magari si rendono conto che in qualche modo possono sfruttare la mia generosità nei loro confronti. E ribadisco sempre, non parlo di generosità materiale, parlo proprio di generosità a livello personale, ecco, e magari cercano di approfittarne, e diciamo sto tirando su
come sono fatte veramente le persone, insomma, che non sono tutte zuccherate e smielate. E quindi sì, insomma, credo di essere cambiato un po' in questo. Però, come dicevo forse prima, spero tutto sommato di magari sì cambiare, mettere questo filtro, ma non in modo eccessivo, perché credo che comunque sia bello essere aperti alle persone, aperti al mondo e dare una possibilità quando vale la pena, ecco, magari non proprio a tutti quanti, perché altrimenti finisce come finiva all'inizio, no? Con io che mi prendo i pugni emotivi in faccia. Domanda numero 7. Chi è la persona con cui ti senti più in linea caratterialmente? Beh, allora devo dire i miei amici sicuramente, però per darvi una risposta un pochino più interessante magari vi svelo una persona di YouTube con cui mi sento molto affine a livello caratteriale, peraltro è una persona con cui ne abbiamo parlato proprio in questi giorni, ed è la Greta SMR, che saluto, andate sul suo canale. E sostanzialmente, allora, con la Greta non è che ci sentiamo magari tutti i giorni, tutti i momenti, ci sentiamo quando capita, quando abbiamo qualche novità da dirci, qualche aggiornamento che riteniamo importante. E la cosa che mi piace è che puntualmente, quando magari lei mi racconta qualcosa o io le racconto qualcosa, siamo sempre abbastanza sullo stesso piano, sulla stessa lunghezza d'onda, ed è molto piacevole, perché io mi rendo conto di non essere la persona più facile di questo mondo, no? Magari riesco a relazionarmi a livello base più o meno con tutti, salvo con chi magari mi sta proprio un po' sull'anima, ci sono anche quelle persone, però poi magari andare oltre al relazionarsi di base mi diventa difficile, perché mi rendo conto che ho un modo di ragionare che non è proprio comune, non nel senso che io sia più furbo o più sveglio degli altri, non in questo senso, ma un ragionare diverso, nel senso che, non lo so, la mia mente fa dei ragionamenti su un binario diverso, magari partiamo tutti dal punto A per arrivare al punto B, ma mentre magari 99 persone fanno questa strada, io faccio una strada tutta boom, e mi aspetto che gli altri capiscano il motivo per cui io faccio quella strada, e quindi insomma è difficile relazionarsi a un livello più profondo col sottoscritto, e devo dire che con la Greta sì, è successo. Poi probabilmente anche con molte altre persone di YouTube potrebbe capitare, semplicemente magari non c'è stata ancora l'occasione. Poi, domanda 8. Se potessi parlare al te del passato, cosa consiglieresti per affrontare il futuro? Questa è tosta, questa è tosta. Cosa mi direi? Cosa consiglierei? Cosa consiglierei al me del passato? Forse di puntare di più su me stesso, perché mi sono reso conto nel tempo che allora, io non sono una persona con un'autostima particolarmente alta, forse già ve l'ho detto, cambio anche il trigger ragazzi, perché la banconota mi ha un po' annoiato, faccio un po' di... non so se funziona. Allora, dicevo, non ho un'autostima altissima, penso di avervelo già detto in altri video, insomma, non credo sia proprio la novità della giornata, e questo magari in passato a volte mi ha spinto appunto a puntare poco su me stesso, no? A fare delle decisioni, a prendere delle decisioni più per comodità, per idea del tipo fai prima fare così perché diversamente magari non ce la fai, quando magari ce l'avrei fatta comunque, magari ci avrei messo un pochino più di tempo, di impegno, non lo so, di sforzi, ma avrei potuto comunque raggiungere degli obiettivi che magari ora non posso più raggiungere perché ho preso dei percorsi di vita differenti, ecco. Quindi sì, magari mi consiglierei di puntare di più su me stesso, ma è un consiglio che do a tutti, anche a voi, anche se non vi conosco magari personalmente, caso per caso, però sì, vale sempre la pena puntare su se stessi, e sicuramente se potessi tornare magari adolescente, ecco, mi direi Luca, credi di più in te stesso, credici di più, perché puoi farlo, puoi fare qualsiasi cosa, tutti quanti possiamo fare qualsiasi cosa, salvo magari, che ne so, camminare su Marte, ecco, ma è proprio tutto il resto secondo me fa
domanda, la nona, l'abbiamo finito ragazzi, l'abbiamo finito, ed è se ti va, tagga qualcuno ed esprimi un giudizio positivo o negativo su questo tag. Allora, il giudizio sicuramente lato mio è un giudizio positivo perché penso sia sempre comodo e utile avere a disposizione uno strumento, che sia un video tag, che sia qualsiasi genere di cosa, che ti permette di fermarti un attimo e ragionare su te stesso, no? Tipo, io fino a questo video tag non mi ero soffermato a pensare a quale potesse essere il mio punto forte o quali cose magari mi avessero cambiato in passato e in che modo, e quindi lo trovo utile, quindi voto 10. Per quanto riguarda il tag, non saprei chi taggare perché ho visto che già tante persone lo hanno fatto, insomma è un video tag che gira ormai da qualche settimana, quindi non so più chi l'ha fatto, chi no, chi è stato taggato e magari non vuole farlo, e quindi non ha senso che io ritagli, che dica ho già detto di no una volta, non ho voglia di ridire di no, e magari poi si sente in obbligo, non lo so, insomma, diciamo che faccio un tag aperto a tutti i canali ASMR e non. Chiunque si sente in vena di fare questo tag si reputi taggato dal sottoscritto, e, e questo è. Spero che questo video sia stato rilassante e, perché no, magari anche interessante per qualcuno, magari mi conoscete un pochino di più. Non so la banconota se sono riuscito a usarla molto, io quando devo parlare del sottoscritto, ma devo parlare in senso lato, forse di qualsiasi cosa, mi perdo un po', e quindi forse ho passato tutto il video a fare così, non lo so, non saprei neanche dirvelo. Spero comunque che vi abbia rilassato in qualche modo. Io vi ricordo, se vi va, iscrivetevi al canale e ci vediamo nei prossimi giorni con un nuovo video. Ciao!